Partenope è molto più del 10° film di Sorrentino, molto più di una donna e molto più di un mito. Partenope è una dissertazione sulla bellezza. Ancora più che nella grande bellezza, è in questo film che questa forza regna sovrana. Mai come ora la bellezza è protagonista di un film di Sorrentino. Ma è una bellezza estremamente complessa di cui si parla questa volta. Non artefatta o maestosa, ma vergine, maledetta, che nasce e muore molto prima di chi abita. Una bellezza che è miracolo e condanna, libertà e prigione, possibilità e impedimento. Sorrentino ha detto che Partenope è il tentativo di misurarsi con due grandi misteri, la donna e Napoli, due misteri che si sovrappongono. Niente di nuovo per lui. Sappiamo tutti che esistono diversi tipi di registi. C'è chi come Kubrick ha provato a sperimentare ogni tipo di storia e genere cinematografico e chi come Sorrentino sembra raccontare la stessa storia da angolazioni sempre diverse. Il film si apre con una citazione di Céline. Certo che è enorme la vita, ti ci perdi dappertutto. E infatti in Partenope si cerca di dare fondo a questa enormità. Céline ho messo in epigrafe sia nella grande bellezza che in Partenope. Mi affascina molto perché penso che mi ha dato sempre l'idea di essere uno scrittore che ha capito tutto degli esseri umani, cioè che dentro sia i miserabili sia le persone che sono miserabili, cioè che non sono i poveri ma che sono miserabili per tante ragioni, si annida una profonda forma di bellezza che è molto complicato, cioè, da accettare, perché il miserabile uno è portato a giudicarlo per quello che è, e invece dentro quel deserto umano, quella miseria, dentro la vigliaccheria, dentro tutte quelle che sono quelli che sono considerati comunemente difetti, c'è della bellezza. Della giovane vediamo ogni cosa, la nascita, la crescita e le varie morti figurate, ma il tutto sembra molto statico, a partire dai dialoghi. Il modo in cui parlano i protagonisti ha qualcosa di strano. Tutti hanno sempre la risposta pronta. Parte, ma se io avessi 40 anni meno, tu mi sposeresti? La domanda giusta è un'altra, comandante. Qua. Se io avessi 40 anni di più, lei mi sposerebbe? Si proprio una furbacchione. Questa è sicuramente una cifra stilistica di Sorrentino, ma forse anche qualcosa di più questa volta. Io credo che Sorrentino voglia evidenziare come la bellezza sia sempre una risposta, ma anche come non sempre una risposta bella sia una risposta vera o giusta. Se non ti conosco, chiedere il tuo nome è il primo passo per darti un'identità, riassumerti e in qualche modo semplificarti. Ma se sei così bello, di tutto questo non c'è bisogno, perché prima di essere Partenope sei bellezza. Bellezza che non solo attrae altra bellezza, ma soprattutto coloro che ne sono privi. Bellezza che schiude porte vietate, che attrae l'orrido, l'inferno, la bestia. In questo film la bellezza sembra essere una condanna per Partenope. Tutto quello che le accade sembra essere conseguenza di questa. Non sceglie, è scelta continuamente. Attrae senza essere attratta. Tutto le capita. Ogni sua parola è un canto di sirena che strega e inganna chi la sente. Partenope è la dimostrazione che essere troppo belli può essere una condanna. Ma Sorrentino decide di avanzare un'alternativa e lo fa inserendo un Ulisse all'interno del film. Il suo professore di antropologia. L'unica persona con cui Partenope fa un patto, quello di non giudicarsi. Lui è l'unico a comprenderla, questo perché è l'unico ad aver capito la vera essenza della bellezza grazie a suo figlio. La scena in cui Partenope entra nella stanza e lo vede, credo sia la chiave di tutto il film. Però quella scena lì che ha a che fare con il mostruoso, con il deforme, mi è capitata quasi uguale. Cioè io l'ho vista questa persona così, non così, un po' meno, poi ci ho messo del mio a farlo un po' più mostruoso. Però succede, cioè la bellezza sta nell'imperfezione, sta nell'infelicità, come diceva Baudelaire. Quindi a me il bello lo associo molto spesso a queste cose qua, al deforme, al mostruoso, al goffo. Trovo che questo sia bello, insomma. A me piace quel momento in cui chi balla molto bene decide di smettere di ballare. Sai che c'è un momento preciso in cui da quando stai ballando vuoi tornare alla vita normale e c'è un momento di transizione che dura mezzo secondo che sei goffo. Quello è il bello. Non è bello né quando stai parlando al bar né quando balli. È bello quel momento lì che non stai né ballando né stai camminando e sei goffo, e quello io lo trovo bello. Il messaggio finale di Partenope è questo.
Per far sì che la bellezza salvi il mondo, bisogna imparare a vederla ovunque. Solo così si può trovare la vera definizione di antropologia. Trovare bello tutto ciò che è umano. Se ho capito qualcosa, visto che sono un po' più grande, è che ogni cosa ti presenta il conto, purtroppo. Qualunque forma di bellezza, di soddisfazione, di gioia e di gratificazione poi nel corso degli anni da qualche parte presenta una compensazione non proprio positiva. E quindi devi imparare a navigarci dentro, e una volta ci sono le rose, una volta c'è la melma. Ecco, forse un buon atteggiamento è trovare del buono anche nei confronti della melma.